Fino a qualche anno fa gli smartphone più economici delle varie serie presentate dai diversi produttori avevano delle assenze importanti, ma ora non è più così e l'esempio perfetto può essere il Google Pixel 8a, il piccolino della serie Pixel 8 che è il protagonista di questa recensione. Il design del Pixel 8a segue le linee dei fratelli maggiori, ma in questo caso abbiamo una back cover realizzata in plastica, il modulo delle fotocamere posteriori che non è integrato in un unico blocco con il frame laterale, e la presenza di cornici del display un po' più pronunciate che stonano un po' alla vista appena lo si toglie dalla confezione, ma dopo poche ore di utilizzo ci ho fatto l'abitudine e non ci ho più fatto caso. Solo che avrei preferito che lo spessore fosse identico su tutti e 4 i lati, mentre quello inferiore è più pronunciato. Altra differenza estetica riguarda gli angoli che sono più arrotondati. Molto bella la colorazione blu con la back cover opaca ed anche l'utilizzo del frame laterale opaco risulta una scelta vincente. Per esempio sul mio Pixel 8 Pro il frame è lucido e non lo apprezzo tantissimo. Il Pixel 8a è uno smartphone compatto ed anche abbastanza leggero grazie ai suoi 188 grammi, e quindi può essere utilizzato comodamente con una sola mano. Il display OLED da 6,1 pollici è uno dei punti di forza di questo dispositivo, grazie ad un'ottima luminosità ed al supporto al refresh rate a 120 Hz. Da segnalare che questo smartphone può raggiungere una luminosità di picco di 2000 nits. Non manca la certificazione IP67, che in pratica garantisce la resistenza ad acqua e polvere. Questa è una caratteristica che fino a pochi anni fa era impossibile trovare sui dispositivi base delle varie serie. Il cuore dello smartphone è il Tensor G3, in pratica la stessa CPU dei fratelli maggiori, e questo garantisce delle prestazioni sempre ottime. Sul Pixel 8 Pro, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono elevate, noto molto di più il surriscaldamento della parte posteriore, mentre su questo Pixel 8a tutto risulta più fresco. Ma questo potrebbe anche dipendere dall'utilizzo di una back cover in plastica che non trasferisce il calore verso l'esterno o almeno lo fa con maggiore difficoltà. Il display integra il lettore di impronte digitali che risulta sempre comodo e non mi ha mai dato problemi. Lo smartphone può essere sbloccato anche tramite riconoscimento del volto 2D, ma grazie al Tensor G3 ed all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Anche questo metodo di sblocco è particolarmente sicuro ed infatti può essere utilizzato anche per sbloccare app sensibili come quelle per i pagamenti o per la gestione delle password. Tuttavia, quando la luminosità ambientale è particolarmente bassa lo smartphone non riesce a rilevare il volto, e quindi bisogna affidarsi a metodi di sblocco alternativi. L'audio viene riprodotto dallo speaker inferiore e dalla capsula auricolare proprio come avviene sui fratelli maggiori, e questo rende il suono più avvolgente. In generale la qualità audio è buona, ma si posiziona un gradino sotto rispetto a quella dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Lo stesso discorso dell'audio vale anche per il feedback aptico che risulta buono e superiore rispetto alla stragrande maggioranza dei dispositivi concorrenti, ma anche in questo caso mi sembra di qualità leggermente inferiore rispetto a quello del Pixel 8 Pro. In entrambi i casi però, potrebbe anche essere solo una mia impressione. Questo smartphone integra una batteria da 4500 mAh e supporta la ricarica cablata a 18 W e la ricarica wireless a 7.5 W. L'autonomia è buona, ma Google avrebbe potuto impegnarsi un po' di più per garantire una ricarica un po' più rapida, ma questo discorso vale anche per i fratelli maggiori, e quindi sarebbe stato strano vedere una ricarica più rapida sul piccolo della famiglia. Nella confezione di vendita manca il caricabatterie che quindi va comprato a parte. Ovviamente uno dei punti di forza dello smartphone è il software, che riesce ad offrire diverse funzionalità interessanti andando a sfruttare l'intelligenza artificiale per rendere l'esperienza d'uso sempre ottima. Tra le funzionalità presenti c'è Cerchia e Cerca che permette di effettuare ricerche direttamente sullo schermo, andando a cerchiare la parte che più ci interessa oppure selezionare una parte del testo che può essere copiata, tradotta o utilizzata per effettuare una ricerca. Altre funzionalità interessanti sono presenti nel comparto fotografico, dove è possibile realizzare foto e video di ottima qualità che poi possono essere migliorati andando a sfruttare funzionalità come la gomma magica o la gomma magica audio. In pratica ci sono tutte quelle funzionalità presenti anche sui fratelli maggiori e che ho spiegato meglio nella recensione del Pixel 8 Pro.
Anche per il Pixel 8 Google garantisce 7 anni di aggiornamenti, e questo permetterà di utilizzare uno smartphone sempre aggiornato per un lungo periodo di tempo. Ho parlato delle funzionalità software che permettono di realizzare foto e video di ottima qualità, ma insieme al software serve ovviamente la parte hardware, che vede la presenza di una fotocamera frontale da 12 megapixel e di 2 fotocamere posteriori con un sensore principale da 64 megapixel ed un sensore grandangolare da 12 megapixel. Tornando a parlare del software e dell'integrazione con l'intelligenza artificiale, quest'ultima può essere utilizzata anche per personalizzare lo smartphone, visto che nella sezione dedicata è possibile creare uno sfondo personalizzato che verrà generato proprio dall'intelligenza artificiale, che seguirà le indicazioni che le verranno date. Da sottolineare che non sarà possibile dare delle indicazioni in piena libertà, ma si dovrà modificare un prompt preimpostato. Gli sfondi ottenuti sono sempre molto belli e particolari. Il Pixel 8a è uno smartphone davvero molto interessante che può essere acquistato in questo momento al prezzo di €449 nella configurazione base con 128 GB di memoria interna e puoi trovare il link per l'acquisto in descrizione. Il prezzo è sicuramente interessante considerando il tipo di prodotto, la qualità generale ed il supporto software garantito per 7 anni, ma questo smartphone soffre la concorrenza diretta del suo fratello maggiore Pixel 8 che ora può essere acquistato a €529. Spendendo un po' di più si avrà uno smartphone che integra una back cover realizzata in vetro, che supporta una velocità di ricarica superiore, e che praticamente nelle stesse dimensioni integra un display leggermente più grande. 6.2 pollici contro 6.1 pollici. Probabilmente Google dovrebbe lanciare la serie A dei Pixel in contemporanea con il lancio dei fratelli maggiori, andando magari ad utilizzare anche una CPU di fascia leggermente inferiore, che potrebbe permettere all'azienda di offrire questo prodotto ad un prezzo decisamente più basso, offrendo una reale alternativa agli utenti. Gli smartphone della serie A infatti vengono lanciati a prezzi molto inferiori rispetto a quelli dei fratelli maggiori, ma proponendoli a mesi di distanza rispetto ai fratelli maggiori, questi ultimi subiscono dei cali di prezzo importanti e quindi, come nel caso di questo Pixel 8a con il Pixel 8, generalmente il Pixel non Pro può essere preferito al Pixel della serie A, poiché la differenza di prezzo è minima. In ogni caso, se dovessi decidere di acquistare questo Pixel 8a di sicuro non ti deluderà, e magari con il lancio dei Pixel 9 questo smartphone potrebbe subire un abbassamento di prezzo che lo potrebbe rendere ancora più interessante. Se ti va, lascia un mi piace al video, ed iscriviti al canale. Presto arriveranno altri video ed altre recensioni interessanti, quindi, attiva la campanellina per ricevere una notifica.